Sono qui per raccontarvi cosa è successo quando ho provato a lasciarmi ispirare dal Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, un materiale così vasto, prodotto da una personalità così complessa che le suggestioni mi avrebbero sicuramente portato fuori pista. Quindi mi sono fermato, ho chiuso gli occhi e ho immaginato di essere nello stesso tempo e nello stesso luogo in cui lui abbozzava, scriveva, sognava di un futuro possibile. Le due caratteristiche che mi hanno colpito sono il senso di abnegazione profondo verso il lavoro, che sicuramente io non ho, e la ricerca costante dell'ineffabile, del sublime e del futuro. Quindi mi sono armato di pazienza, ho indagato e alla fine ho trovato i dettagli che potessero ispirarmi nuova musica. Sono partito da un ambito modale e tramite il contrappunto ho viaggiato avanti nei secoli, così come suggerito dai bozzetti di Leonardo, cercando di raccontare la stessa voglia di esplorare l'universo, conoscere la vita, osservare la natura, costruire luoghi sacri, macchine da guerra e macchine volanti. A proposito di ali meccaniche, che è uno dei brani che trovate nella raccolta, mi piace immaginare che Leonardo, intervallando il lavoro con i microsogni, riuscisse nel dormiveglia ad avere l'intuizione per disegnare il bozzetto di qualcosa che sembra steampunk. Quindi nel brano Le ali meccaniche trovate delle melodie che disegnano il volo, ma resta comunque un volo incompiuto, proprio per non fare un torto a Leonardo. Nella raccolta trovate brani come Gli astri, Le macchine da guerra e La natura, che sembrano delle danze rinascimentali, ma si muovono verso il futuro e secondo me sarebbero ottime per sonorizzare un film d'animazione steampunk. Nella raccolta ci sono due brani per soprano, un'aria su testo di Ovidio e poi un mottetto dal titolo Terribilis est locus iste, giusto così per dare qualcosa anche ai fan di Dan Brown e di Giacobbo. E cambiando mood, il settimo ed ultimo brano della raccolta ve lo racconto con le stesse parole di Leonardo. Era una notte d'inverno del 1507 e questo vecchio, di poche ore innanzi la sua morte, mi disse lui passare 100 anni e che non si sentiva alcun mancamento della persona, altro che debolezza. E così, standosi a sedere sopra uno letto dell'ospedale di Santa Maria Nova di Firenze, senza altro movimento o segno d'alcun accidente, passò di questa vite. E io ne feci notomia per vedere causa di sì dolce morte. Paura, eh? Manco fossimo in una puntata di American Gods, dalla penombra ecco sbucare l'ultimo brano della raccolta, Il corpo, romanza per violino e pianoforte, nella quale ho cercato di cristallizzare due emozioni contrastanti, il terrore e lo stupore. Ah, per gli intenditori, nella partitura ho lasciato qualche figura retorica, così, giusto per darvi un po' di brivido per l'interpretazione. Bene, detto ciò, non vi resta che controllare i link in descrizione, lasciarvi ispirare dal Codice Atlantico di Leonardo, studiare la partitura e realizzare la vostra interpretazione. Anche se io vorrei sapere come suona Gli astri con flauto dolce, basso elettrico e drum machine. Fantastico. Ciao, buona musica.